Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, pesci, tendenze energetiche sorpresive per il prossimo trimestre. Abbiamo la carta della torre, amici dei pesci. È come se ci fosse una brusca caduta dei giochi, qualche tipo di certezza potrebbe venire giù e non è detto che necessariamente sia un qualche cosa che arriva dall'esterno, può anche essere una torre che voi imponete. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per una consulenza personalizzata e ci sono anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale che sono due. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, ok, andiamo a vedere qual è l'energia. Abbiamo un 9 di pentacoli, un cavaliere di spade, regina di denari, 2 di denari, un 7, scusate, sì, un 7 di pentacoli, la torre, eccola che si ripresenta, e un asso di spade. È come un cambio di dinamica, sento. Allora, partiamo da questo 9 di pentacoli. Io poi, ragazzi, cercherò di fare degli esempi, voi adattate la lettura alla vostra realtà. Però con questo 9 di pentacoli ho come l'idea che manchi un certo tipo di stabilità, di solidità. Ehm, Può anche essere che manchi una certa direzione nella vostra vita in questo momento particolare. Andiamo a vederlo. Giudizio e 5 di spade. Allora, il 9 di pentacoli è anche una carta che quando è al rovescio ci parla di dipendenze. Qui abbiamo un 5 di spade, che è una carta che indica una confusione mentale e quindi effettivamente i codipendenti tendono ad avere questa sorta di confusione mentale o di lotte egoiche potrebbero anche essere, però ad un certo punto arriva il giudizio, arriva la chiarezza mentale. Io credo che qui si tratti di o capire, 4 di pentacoli, a che cosa vi state, su che cosa vi state fissando o a che cosa vi state attaccando. Mi viene da dire che potrebbe essere come una questione di principio. Io non ho questa cosa, sono dipendente da questa persona, questa relazione, questa cosa, sono dipendente dal lavoro, per esempio. Però è come se ci fosse la necessità di riprendersi il proprio potere personale. Qui ho come l'idea, allora, che potrebbe arrivare o una comunicazione, ragazzi, perché c'è il giudizio, quindi o è una chiamata da qualcuno che non sentite da tempo e con il o la quale potrebbe esserci una discussione effettivamente. Potreste essere voi che non vi sentite in una posizione tale da poter effettuare cambi o prendere decisioni importanti per la vostra vita. Diciamo che si parla di confusione all'inizio della lettura. Andiamo a vedere il cavaliere di spade, asso di bastoni, e 5 di pentacoli. Scusate, voglio andare a vedere anche la regina.
3 di pentacoli. Il cavaliere di coppe. Guardate, mi viene quasi da dire che potrebbe essere una relazione un po' ambigua, dove uno dei due potrebbe scappare o potrebbe... Datemi una carta per il 5 di pentacoli. 5 di bastoni, perché avete 3 5, 5 di bastoni, 5 di pentacoli e 5 di spade. Quindi è come se ci fosse un momento di conflitto, ok? Probabilmente qui avete anche un asso di bastoni, si tratta di prendere una decisione, si tratta di agire, di far qualcosa fondamentalmente. È come se non foste più disposti ad aspettare, una cosa di questo genere. E qui con la regina di pentacoli è come se o voi faceste una nuova proposta all'interno di questa relazione o situazione, tipo così non va avanti, perché non proviamo in questo modo? Andiamo a vedere il 2 di pentacoli. Ragazzi, devo anche dirvi un'altra cosa. Potrebbe esserci un cambio a livello relazionale. Perché vi dico questo? Perché abbiamo due figure, un 2 di pentacoli e poi la torre, con una verità che viene a galla. Quindi io ho anche la sensazione che potrebbero esserci due situazioni, due relazioni, e la sorpresa, secondo me, sarà incontrare un'altra persona che vi faccia vivere veramente la passione a dispetto, a discapito della persona che già state frequentando. Potrebbe essere anche una questione lavorativa, cioè voi avete già un lavoro dipendente, magari come vi accennavo, che non vi soddisfa, non vi piace più di tanto, a un certo punto arriva una chiamata che vi dà la possibilità di iniziare qualche tipo di nuovo percorso. E poi qui il 2 di... adesso andiamo a vedere. Il 2 di pentacoli di solito è una carta che ci parla di qualcuno che cerca di tenere in equilibrio due situazioni. Queste sono troppe, un po' meno, per piacere, grazie. È la carta di chi cerca di rimanere in equilibrio e di chi gestisce più cose allo stesso tempo. Mondo. È come se foste voi a dovervi occupare di tante... Wow, mondo e carro! È come se foste voi a dovervi occupare di tante cose o magari fino ad adesso vi siete occupati di tante cose, adesso è ora di dire... Più che di dire basta, di fare qualcosa per cambiare la dinamica. È come un ok, mi prendo certe responsabilità, prendo io in mano le redini della situazione, propongo questa cosa nuova, o magari visto che c'è un cavaliere di coppe, è una proposta che vi fanno di una nuova collaborazione, di un nuovo lavoro, un nuovo partner potrebbe anche essere, e qui c'è un attimino di dubbio dove dite ma valutiamo un attimo, perché anche qui abbiamo il carro che mi parla di due scelte e qui abbiamo un 2 di pentacoli. Sì che ci potrebbe essere un cambio di direzione, un cambio di partner, un cambio di lavoro o anche un cambio di residenza, considerato che abbiamo queste due carte. Andiamo a vedere il 7 di pentacoli. Mago, che è un 1, che è una carta di azione, di movimento, di inizio. Poi abbiamo un 8 di spade e un appeso. Io credo che nonostante le possibili paure o lotte interiori che potreste avere o emozioni poco piacevoli che potrebbero effettivamente tornare a galla, è come se questo cambio vi facesse riaprire qualche ferita del passato, perché è come se vi seminasse, diciamo, la vostra sicurezza. Nonostante quello, ragazzi, andrete dritti per la vostra strada, prenderete la vostra scelta nel migliore dei modi. Qui, avendo il mondo e comunque due volte la torre, è facile che ci sia la chiusura di una relazione a favore dell'inizio di un'altra relazione. Abbiamo un asso di bastone, abbiamo un mago e un asso di spade. Andiamo a vedere la torre.
perché è proprio come un restyling, 8 di pentacoli, quindi sì che per qualcuno è un cambio lavorativo o un cambio abitativo. Mi fanno vedere i parchi, può anche essere che cambiate zona residenziale, che quindi anche l'intorno, i negozi, i parchi, insomma i locali che siano diversi, no? C'è come un restyling, sì. Allora abbiamo 8 di pentacoli, l'imperatrice e la giustizia. Guardate, in realtà lo sento molto positivo come cambio. Il fatto è che la sorpresa quale sarà? O è questo incontro inaspettato, o è questa voglia di azione vostra. Perché qui poi che cosa vedo? Che arriva l'imperatrice, c'è questa chiusura, c'è questa ristrutturazione o destrutturazione, se vogliamo, per poi arrivare a costruire qualche cosa. C'è la carta della giustizia, quindi potrebbero arrivare anche contratti, da parte di qualcuno. Potrebbero essere appunto i contratti legati ad una casa, una compravendita, come vi dicevo. Andiamo a vedere l'asso di spade. Sei di spade e 6 di pentacoli. Wow, un'altra carta di contratti, ragazzi, un'altra carta che mi parla di scambi commerciali. C'è un nuovo inizio. Vi togliete dalla testa tutte queste idee di dover dipendere da qualcun altro. Se fosse una casa, potrebbe essere il ok. Penso che per me sia meglio stare in affitto perché con un mutuo mi vincolerei troppo. Poi alla fine qui si tratta di cambiare il modo di pensare, perché alla fine per pagare un affitto mi pago il mutuo e almeno investo i soldi in qualche cosa di tangibile che poi mi resta. Comunque, se state aspettando finanziamenti, se state aspettando firme, se state aspettando che si sblocchi qualche questione burocratica, è facile che nel trimestre, da quando ascoltate la lettura 3 mesi dopo, che questi sblocchi a livello burocratico arrivino, ragazzi. Potrebbero, ripeto, essere contratti, sì, se c'è il fatto di vendere una casa, vendere o comprare. In realtà ho come la sensazione che sia più una vendita che non un acquisto, eh. Però anche lì mi farete sapere voi, però le cose si sbloccano, c'è come un cambio, una presa di potere personale, un dire ok, non aspetto più che siano gli altri a dirmi quello che devo fare o più che tutto a farvi condizionare dagli altri. Perché ho come l'idea che questo 5 di spade siano le lotte egoiche che voi avete dentro di voi, le lotte della mente che voi avete, perché non siete sicuri della scelta che volete fare. Però qui poi devo dire che qualsiasi scelta voi farete sarà la scelta giusta, soprattutto vi porterà verso un'altra direzione. Il discorso, sì, del prendere in mano il vostro potere, nel senso di dare voi come delle regole o di fare delle contro offerte, se fosse la compravendita di una casa. Per molti vedo un trasferimento e la casa. Fatemelo sapere poi, ragazzi, nei commenti, eh? Ci tengo. Allora, andiamo a vedere degli oracoli adesso. Queste carte indicano una difficoltà che potreste vivere in questo momento. Perché mi è difficile assumere un rischio? Quello che vi dicevo prima, vado o non vado, lo faccio o non lo faccio. Ehm, penso di farmi il mutuo oppure continuo a vivere in affitto a vita. Ok, andiamo a vedere queste altre che sono una possibile, non è detto che ce l'abbiate, una possibile credenza limitante che vi blocca, che vi limita appunto, si chiama credenza limitante apposta, sono quei pensieri che sono programmati nel nostro subconscio e che in qualche modo lavorano. Ragazzi, una volta in un commento, quando io parlavo di credenze limitanti, mi è stato commentato, ma col cavolo che credo A, B e C. Le credenze limitanti non sono quelle che noi vogliamo, non sono le cose che noi vogliamo a livello conscio, ma quello che è stato programmato a livello subconscio.
subconscio, cioè è il disco duro del nostro cervello, per capirci, ok? Quindi se io voglio a tutti i costi vendere casa, mm, per esempio, potrei non riuscire a venderla perché dentro di me ho la credenza, ipotesi, che, non lo so, vendere casa o comunque andare in affitto non ti dà sicurezza finanziaria. Oppure l'esempio inverso, se per esempio voi siete in affitto e pensate di andare di acquistare casa, state pensando di comprare casa, appunto anche lì perché mi è difficile assumere il rischio? Perché non mi prendo la responsabilità o non voglio prendermi la responsabilità o penso di non essere in grado di assumermi la responsabilità del mutuo? Perché ho paura di disturbare. Che interessante, questa frase ragazzi è tipica di chi ha un primo chakra in carenza. Se per caso non volete chiedere informazioni o chiedere aiuto è perché può esserci una credenza limitante che vi faccia pensare che siete un disturbo per gli altri. Soprattutto questo ve ne rendete conto se quando eravate piccoli in casa vi sentivate un disturbo. Un'altra potrebbe essere perché ho paura di non essere sufficientemente apprezzato o riconosciuto, quello di cui vi ho parlato un pochettino io prima, c'è questo condizionamento secondo me dal mondo esterno, cioè siete condizionati dal parere degli altri praticamente. E poi un'altra potrebbe essere perché ho paura di essere respinto. Qui potrebbe esserci una ferita da rifiuto latente che ha bisogno di essere elaborata, ragazzi. Quando le persone ci rifiutano non succede niente. Ok, andiamo a vedere ancora una di queste carte che sono dei pensieri su cui riflettere. Mi rendo conto che quando forzo troppo imbocco una strada più difficile. Questo è interessante perché sapete come infilare un piede numero 38 in una scarpa numero 35, cioè non si riesce, per quanto uno si sforzi, non si può. Ed è anche un po', diciamo, lo stile di orientamento che io consiglio a tutte le persone che si chiedono, starò facendo la scelta giusta? Perché? Perché comunque nel momento in cui le cose fluiscono, vuol dire che si è sulla strada giusta. Arrivano i contatti, ci sono sincronicità e via dicendo. Quando invece le cose sono difficili, ci sono sempre problemi, ne succede sempre una, continuano ad esserci distrazioni, insomma, fate sempre più fatica a raggiungere l'obiettivo, in quel caso lì è perché probabilmente non è la vostra strada e qui si tratta di rendersene conto con il 5 di spade, togliersi un po' il velo, ecco perché arriva la carta del giudizio, la presa di consapevolezza che vi state attaccando a qualche cosa che non è più il caso di tenere stretto, insomma. Andiamo a vedere un altro oracolo, altri due oracoli in realtà. Rompi le abitudini negative. Lezione di oggi. Sii cosciente di una pratica negativa che mina il tuo potere e cerca di cambiare questa situazione. Potrebbe essere un pensiero negativo, stavamo giusto parlando di quello, mangiare in eccesso o arrivare sempre tardi. L'obiettivo, riconoscere che cambiare o liberarsi di abitudini improduttive può essere una sfida e essere anche spiacevole, però che è essenziale che tu lo faccia. Ultimo oracolo. Ripulire e la vedo molto in allineamento con questa carta, ragazzi, carta numero 21. Qui si tratta di ripulire sia i pensieri che il corpo che le emozioni. Quindi ripulire i pensieri dalle credenze limitanti, dalle credenze o i pensieri anche più semplicemente negativi,
ripulire il corpo da un nutrimento eccessivo piuttosto che pulirlo da cibi magari o da bevande gassate o cibi poco sani, insomma, o anche semplicemente pulirlo a livello fisico con una doccia, oppure ripulire, e in questo caso specifico la carta fa riferimento ai sentimenti, alle emozioni pesanti, che sono le emozioni ehm, più basse, no? Tipo la vergogna, la colpa, il senso di impotenza, insomma la paura. Si tratta un po' di perdonare voi stessi e anche gli altri per quello che è stato. Vi ricordo ragazzi che il perdono rilascia karma. Se voi perdonate questa persona, rilasciate il vostro karma. Se questa persona non vi perdona, continua a caricarsi il karma. Ok? Quindi perdonare una persona slega voi da questo legame energetico, diciamo, ok? Bene, amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti. Fatemelo sapere nei commenti. È un grande momento eureka, io sento. Io non lo so quale sia il discorso, il tema casa, se da affittuari volete passare a proprietari o il contrario, perché magari avete troppe spese da sostenere. Eh, Però ho come l'idea che inizierete un nuovo percorso, prenderete una decisione, una scelta importante, si ribalterà un po' tutto il vostro modo di vedere la situazione con questa torre. Per sostenere il canale ragazzi mettete like, iscrivetevi, condividete il video, se volete iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail, io poi vi spiego come funziona il percorso sulle credenze limitanti e come viene cucito addosso. Diversamente potete anche abbonarvi al canale. Nella sezione degli abbonati tratto effettivamente le credenze limitanti, però ovviamente in modo un po' più generico. Tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, cristalli, elaborazione dei traumi, ci sono delle meditazioni, insomma, lavoro il cammino spirituale, la crescita spirituale dell'individuo sui 3 livelli, quindi corpo, mente e spirito. Date un'occhiata ai titoli, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla e vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!